Ciao, ti do il benvenuto su InfemMath. In questo tutorial ti mostro con alcuni esempi come si utilizza la funzione statistica somma più se di Excel quando due o più criteri sono dello stesso tipo e devono essere soddisfatti contemporaneamente. Ad esempio, quando vogliamo sommare gli importi delle vendite realizzate da due o più agenti differenti, oppure i profitti derivanti dalla vendita di due o più prodotti. Per ottenere il risultato desiderato, ti mostro come si possano utilizzare le tabelle di Excel all'interno dei criteri della funzione somma più se, in modo da generare matrici dinamiche i cui elementi possono essere facilmente sommati. Ti propongo però anche un altro approccio che secondo me è ancora più efficiente e garantisce maggiori opportunità: l'utilizzo degli operatori somma e prodotto all'interno delle formule matriciali. Per comprendere al meglio le tecniche avanzate ora accennate, procediamo subito con un primo esempio. Iniziamo! In questo primo esempio abbiamo a disposizione il database delle vendite di 7 prodotti per la cucina effettuate in 8 regioni del nord Italia da parte di 4 agenti di vendita. Sia il database delle vendite che i piccoli intervalli qui a destra sono stati formattati come tabella. Se dovessimo calcolare l'importo totale delle vendite di bicchieri effettuate in Emilia-Romagna da parte di Lombardi Antonio, potremmo benissimo usare la funzione somma più se. Selezioniamo dunque una cella e digitiamo uguale somma, selezioniamo la funzione che ci interessa ed inseriamo i suoi argomenti. Per prima cosa l'intervallo da sommare, che è la colonna importo del database. Digito punto e virgola e per inserire il secondo argomento rispondo alla domanda dove cerco Lombardi Antonio? Lo cerco nella colonna venditore. Digito di nuovo punto e virgola e rispondo alla domanda chi cerco? Lombardi Antonio, cella F3. Digito punto e virgola e rispondo alla domanda dove cerco i bicchieri? Nella colonna prodotto. Punto e virgola, cosa cerco? I bicchieri, cella H3. Punto e virgola. Dove cerco Emilia-Romagna? Nella colonna regione. Punto e virgola. Cosa cerco? Emilia-Romagna, cella J3. Chiudo la tonda e premo invio. Quando abbiamo a che fare con criteri singoli, un solo venditore, un solo prodotto e una sola regione, la funzione somma più se è il metodo più efficiente. Ma quando vogliamo analizzare le vendite effettuate, ad esempio da 2 venditori oppure 3, i tempi si allungano, poiché dovremmo utilizzare lo stesso metodo per determinare le vendite di bicchieri in Emilia-Romagna da parte di Longo Jessica, calcolo che ho effettuato nuovamente mediante la funzione somma più se, ed infine dovremmo sommare i due risultati ottenuti. Ti mostro ora come possiamo ottenere lo stesso risultato utilizzando le tabelle all'interno dei criteri. Vediamo come si procede. Uguale somma, selezioniamo la funzione somma più se, come intervallo somma selezioniamo la colonna importo, punto e virgola, dove cerco i due venditori, Lombardi Antonio e Longo Jessica, colonna venditore, punto e virgola. Ora, come criterio di ricerca, selezioniamo la colonna venditori della piccola tabella qui a destra, punto e virgola. Dove cerco i bicchieri? Nella colonna prodotto, punto e virgola. Cosa cerco? La colonna prodotti della tabella prodotti, punto e virgola. Dove cerco la regione Emilia-Romagna? Nella colonna regione, punto e virgola. Cosa cerco? Qualsiasi regione contenuta nella colonna regioni della tabella regioni. Chiudo la parentesi e premo invio. Come puoi notare è stata inserita una formula matriciale che contiene i due risultati ottenuti in precedenza. Se vuoi, premendo la combinazione di tasti Alt invio, puoi allineare gli argomenti della funzione in modo da renderla più leggibile, ottenendo così il risultato che vedi nella barra della formula. In questo modo puoi controllare facilmente se gli argomenti sono stati inseriti correttamente. Ti ricordo che gli argomenti devono essere inseriti rispondendo a queste domande. Cosa sommo?
e successivamente dove cerco, cosa cerco, dove cerco, cosa cerco, dove cerco, cosa cerco, a questo punto non ci resta che sommare i due risultati ottenuti e questa è un'operazione semplicissima, poiché ci possiamo posizionare qui immediatamente dopo l'uguale, digitare somma, selezionare la funzione somma e chiudere la parentesi qui alla fine della formula, premendo invio. Come puoi notare, è stata effettuata la somma dei due importi calcolati in precedenza. Torniamo indietro, CTRL Z, posizioniamoci nella tabella venditori, qui in fondo, e premiamo il tasto Tab. Selezioniamo un nuovo venditore e immediatamente la nostra formula calcola anche le vendite di bicchieri in Emilia-Romagna effettuate da Silvestri Chiara, mentre la formula qui nella cella gialla calcola già la somma che avevamo ottenuto in precedenza. Questa formula funziona benissimo quando vengono selezionati più venditori, ma un solo prodotto ed una sola regione, oppure più prodotti con un solo venditore ed una sola regione. Riducendo infatti la tabella dei venditori a un solo venditore, Lombardi Antonio, e scegliendo un nuovo prodotto, premendo il tasto Tab e selezionando un prodotto dall'elenco a discesa, possiamo notare che le cose funzionano correttamente. La formula invece fallisce quando selezioniamo due o più venditori con due o più prodotti e due o più regioni. Per ottenere il risultato corretto in questi casi dovremmo sommare più funzioni somma più se e ciò diventerebbe molto laborioso e anche molto contorto. In questo caso, oltre alle tabelle pivot, ci vengono in aiuto le formule matriciali di Excel, che ci permettono di risolvere brillantemente e in modo abbastanza semplice questo problema. Come vedrai fra poco, la formula per il calcolo dell'importo totale che ti mostrerò funziona con qualsiasi numero di venditori, qualsiasi numero di prodotti e qualsiasi numero di province. Per rendere le formule più semplici da leggere, ho utilizzato gli intervalli denominati all'interno del foglio di lavoro, in modo da evitare di selezionare manualmente le colonne del database. Per spiegarti la formula utilizzata, devo introdurre inizialmente alcuni concetti. Iniziamo. Voglio controllare quando compare il nome Lombardi Antonio all'interno della colonna venditore. Per ottenere questo risultato, in cella H1 digito uguale, premo il tasto F3, seleziono la colonna venditore, digito di nuovo uguale e clicco nella cella contenente il nome Lombardi Antonio. Premendo invio ottengo una matrice vero-falso con vero in corrispondenza di ogni occorrenza del nome Lombardi Antonio. Mediante la formattazione condizionale ho evidenziato la parola vero. Faccio lo stesso per Longo Jessica. Uguaglio dunque la colonna venditore alla cella F6 contenente Longo Jessica. Premo invio e ottengo una nuova matrice vero-falso. La funzione O in Excel equivale alla somma e dunque, digitando in cella J2 la formula uguale, aperta la parentesi tonda, F3 venditore uguale Lombardi Antonio, chiusa la tonda, più, aperta una nuova tonda, F3 venditore uguale Longo Jessica, chiusa la tonda, invio, otteniamo una matrice di zeri e di 1. Come puoi notare, l'1 compare in corrispondenza di Lombardi Antonio oppure di Longo Jessica, ed infatti la funzione O è vera quando è vera almeno una delle due proposizioni. Dunque, riepilogando, la somma equivale alla funzione O di Excel. Vediamo ora la funzione E di Excel con le matrici. Siccome ti ho spiegato la procedura in precedenza, ti mostro solamente i risultati. In questa prima colonna ho eguagliato la colonna venditore a Lombardi Antonio, ottenendo una matrice vero-falso. In questa colonna ho eguagliato la colonna prodotto a bicchieri, valore contenuto in cella F11. Volendo individuare quando Lombardi Antonio ha venduto bicchieri, devo trovare vero in corrispondenza della stessa riga in entrambe le matrici e per far questo, che corrisponde alla funzione E di Excel, eseguo il prodotto fra le due matrici.
Quindi uguaglio la colonna venditore a Lombardi Antonio e moltiplico con l'operatore asterisco per una nuova matrice che si ottiene uguagliando la colonna prodotto alla cella F11 contenente la parola bicchieri. Premendo invio otteniamo una matrice di zeri e di uni e l'1 si ottiene solamente in corrispondenza della vendita di bicchieri da parte di Lombardi Antonio. Dunque, riepilogando, il più è la funzione O, mentre il per è la funzione E. Possiamo ora creare la formula che risolve il nostro problema. Ti mostro i vari passaggi della procedura. Innanzitutto individuiamo il venditore. La formula presente in questa cella individua i 4 venditori, infatti ho scritto uguale venditore uguale a Lombardi Antonio, in modo da individuare tutte le corrispondenze di Lombardi Antonio. Ho fatto la stessa cosa per tutti gli altri venditori, sommando così 4 matrici. Come puoi notare, cancellando un qualsiasi venditore, ad esempio Longo Jessica, in corrispondenza di Longo Jessica compaiono degli zeri, mentre in corrispondenza degli altri 3 venditori degli 1. Annullo ora l'operazione effettuata e ti mostro che per il prodotto ho effettuato la stessa operazione 7 volte, poiché sono 7 i prodotti nell'elenco. Ho eguagliato dunque la colonna prodotto prima a bicchieri, poi a piatti, poi a posate e così via, utilizzando l'operatore somma per sommare le matrici vero o falso così ottenute. Anche in questo caso, cancellando un qualsiasi prodotto, otteniamo degli zeri quando tale prodotto compare nel database. Annulliamo di nuovo l'operazione effettuata ed eseguiamo gli stessi passaggi per la regione. Stavolta i confronti sono 8, poiché abbiamo a che fare con 8 regioni. Ho dunque uguagliato la colonna regione, prima a Emilia-Romagna, poi al Friuli, poi alla Liguria e così via, sempre utilizzando l'operatore somma. Facciamo ora un breve test cancellando una regione qualsiasi e notiamo di nuovo che in corrispondenza del Friuli compaiono degli zeri. Annulliamo di nuovo l'operazione. Ora dobbiamo moltiplicare queste 3 matrici e lo facciamo con l'operatore asterisco. Per mostrarti meglio la formula ho premuto Alt invio, in modo che nella prima riga compaia la matrice 01 dei venditori, moltiplicata mediante l'operatore asterisco per la seconda riga, che contiene la matrice 01 dei prodotti, moltiplicata sempre mediante l'operatore asterisco per la terza riga, contenente la matrice 01 delle regioni. Come puoi notare osservando questa matrice, quando compare un 1 significa che i 3 criteri sono soddisfatti. Infatti, ad esempio in questa riga, Lombardi Antonio, presente nell'elenco dei venditori, ha venduto bicchieri, prodotto anch'esso presente nell'elenco dei prodotti, in Trentino Alto Adige, regione presente nell'elenco regioni. A questo punto dobbiamo individuare gli importi. Per far questo è sufficiente digitare uguale, premere il tasto F3 e selezionare la colonna importo e in questo modo la colonna importo sarà copiata in colonna T. Ora è tutto molto semplice, poiché possiamo assemblare le 2 formule precedenti. Copiamo dunque la prima formula, la mettiamo fra parentesi e la moltiplichiamo mediante l'operatore asterisco per la colonna importo. In questo modo otteniamo una matrice contenente un sacco di zeri e dei valori diversi da 0 corrispondenti alle righe che soddisfano tutti i criteri. A questo punto non dobbiamo far altro che sommare i termini di questa matrice e lo facciamo mediante la funzione somma. Come puoi notare, in questa cella di colore giallo ho utilizzato la funzione somma ed ho inserito al suo interno la formula calcolata in precedenza e selezionando un nuovo venditore, un nuovo prodotto o una nuova regione, oppure eliminando qualcosa, possiamo immediatamente calcolare l'importo totale. La stessa formula diventa ancora più efficiente se al posto di utilizzare gli intervalli denominati di Excel, formattiamo il database come tabella. In questo modo, aggiungendo dati in fondo al database, i nuovi dati inseriti, se soddisfano i criteri, verranno presi in considerazione nel calcolo dell'importo totale. Per completezza,
Ho formattato il database come tabella, chiamandolo DB, abbreviazione di database, e dunque al posto di utilizzare gli intervalli denominati, all'interno della formula ho selezionato le colonne della tabella cliccando qui nella parte alta dell'intestazione, ottenendo così ad esempio un confronto fra la colonna venditore e la cella G5 contenente Lombardi Antonio e successivamente ho controllato tutti i venditori, tutti i prodotti e tutte le regioni, utilizzando l'operatore più, somma, per ottenere la funzione O di Excel e l'operatore asterisco, prodotto, per ottenere la funzione E. In questo modo, cancellando o aggiungendo venditori, prodotti e regioni, la formula fornirà sempre il risultato corretto, anche se, come ti ho consigliato in precedenza, quando i criteri sono molti, è sempre preferibile l'utilizzo delle tabelle pivot, che però, a differenza delle formule, necessitano di essere aggiornate manualmente. Per oggi è tutto. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!